La maggior parte di noi conosce molto bene la seconda guerra mondiale, pochi però sanno perché è scoppiata, quindi ho deciso di fare un video a riguardo che molto probabilmente sarà demonetizzato come tutti i miei video che parlano di guerra, ma comunque è una cosa che ritengo molto interessante. Secondo me è importante sapere perché succedono certe cose nel mondo. Certe volte possiamo imparare di più sapendo la causa piuttosto che la conseguenza. Ma adesso basta con queste chiacchiere e passiamo ai fatti. E facciamo un salto nel 1918, quando sta per finire il primo conflitto mondiale, che per farla breve ebbe come protagonisti dalla parte dei buoni la Francia, la Russia, il Regno d'Italia ed il Regno di Serbia, e dalla parte dei cattivi invece l'impero austro-ungarico, l'impero tedesco e l'impero ottomano. La guerra si concluse l'11 novembre del 1918 con la vittoria dei primi. La Francia, vincitrice, decise di vendicarsi con la sconfitta Germania per la schiacciante sconfitta avuta durante la guerra franco-prussiana. La Francia impose così alla Germania di pagare pesantissime indennità, di ridurre la sua flotta navale e dell'esercito e di restituire l'Alsazia-Lorena. In questo modo la Germania cominciò ad avere dei gravi problemi interni e con il crollo della borsa di Wall Street del 1929 precipitò in una gravissima crisi economica. La moneta tedesca venne totalmente svalutata ed il tasso di disoccupazione raggiunse livelli record. Questi due eventi, l'umiliazione ed il crollo della borsa, portarono il partito nazionalsocialista di Hitler alla conquista del potere. L'ultimo si proponeva infatti di creare nuovi posti di lavoro e di migliorare lo stile di vita del proletariato ridotto alla fame. Il partito, ispirato al movimento fascista, ottenne così numerosi voti, conducendo Hitler alla carica di cancelliere del 1933. Il capo dei nazisti cominciò così a porre le basi per il suo progetto di costituzione della Grande Germania, ossia l'unificazione di territori aventi la maggioranza della popolazione di lingua ed etnia tedesca. Ovviamente per prima cosa Hitler mise gli occhi sull'Austria, abitata quasi esclusivamente da persone di etnia tedesca. Inoltre la maggior parte della popolazione austriaca non era affatto contraria alla dominazione tedesca ed il 12 marzo del 1938 avvenne il cosiddetto Anschluss, cioè la definitiva annessione del paese alla Germania. Nel 1935 Hitler ottenne anche la riannessione del territorio del Saarland, la regione ricca di risorse carbonifere occupata da Francia e Regno Unito al termine della prima guerra mondiale. Anche in questo caso la maggior parte della popolazione era a favore della riannessione alla Germania. Il passo successivo fu quello di annettere la Cecoslovacchia, precisamente la regione dei Sudetti, che contava circa 3 milioni di persone di etnia tedesca. Ovviamente anche in questo caso, onde evitare una guerra, il presidente della Cecoslovacchia fu costretto a cedere i Sudeti alla Germania. Questo fu possibile anche grazie alla Gran Bretagna e alla Francia, che assicurarono che non si sarebbero opposte all'annessione delle zone della Cecoslovacchia in cui la popolazione tedesca superasse la metà degli abitanti. Risolta la questione dei Sudeti, Hitler proseguì nel suo intento di smantellare lo Stato cecoslovacco, reclutando degli agitatori al fine di giustificare un'eventuale occupazione tedesca come unica alternativa al caos e al disordine. E così è successo. Hitler diede le istruzioni al capo maggiore della Wehrmacht di invadere la Cecoslovacchia. Il presidente cecoslovacco fu costretto a firmare un documento con il quale affidava la sorte del popolo e del paese ceco nelle mani del Führer del Reich tedesco. Il pomeriggio dello stesso giorno, i primi mezzi corazzati tedeschi fecero il loro ingresso nel paese ed il 15 marzo avvenne l'occupazione di Praga. A questo punto la Germania controllava anche la Cechia. Gli eventi che si erano succeduti dal 1934, ai quali le potenze europee avevano opposto una minima resistenza, ovviamente non fermarono i desideri espansionistici di Hitler, il quale, una volta ottenuta l'annessione dell'Austria, dei Sudeti e della Cecoslovacchia, rivolse il suo sguardo verso la Polonia, nel quadro generale del suo pensiero che comprendeva, oltre alla creazione della Grande Germania, la realizzazione dell'espansione del nazionalsocialismo verso est
Reich, il cosiddetto spazio vitale. Bisogna andare un attimo indietro per capire bene la questione polonese. Alla fine della prima guerra mondiale viene istituita la città libera di Danzica. La città, abitata per il 95% da cittadini di nascita tedesca, venne sottratta alla Germania e ceduta alla Polonia. Torniamo adesso dove eravamo rimasti. Il 24 ottobre del 1938 la Germania espresse un ultimatum verso la Polonia. Chiedeva il permesso di annettere la città libera di Danzica al Reich ed il consenso alla costruzione di una ferrovia e di un'autostrada extraterritoriali che consentissero il collegamento tra la Germania e la Prussia orientale attraverso il cosiddetto corridoio di Danzica. Praticamente queste pretese avevano lo scopo di tagliare alla Polonia l'accesso al mare e farla dipendere economicamente e politicamente dal Terzo Reich. La Polonia rifiutò la proposta e quindi Hitler ordinò allo Stato Maggiore Generale tedesco di preparare un piano per l'invasione della Polonia, nonostante la Gran Bretagna e la Francia garantirono l'appoggio alla Polonia in caso di violazione dei suoi confini. Ciò che preoccupava Hitler veramente era la possibile reazione dell'Unione Sovietica a seguito dell'invasione della Polonia. Quindi il 23 agosto del 1939 fu firmato il patto di non aggressione tra la Germania e l'Unione Sovietica, il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop. Il 1 settembre del 1939 alle 04:45 la Germania diede inizio alle operazioni militari contro la Polonia ed il 3 settembre il Regno Unito e la Francia le dichiararono guerra. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici, questo aiuta molto. Inoltre se vi piacciono i videogiochi iscrivetevi al mio secondo canale Silver Play, dove ho già pubblicato parecchi video riguardanti notizie, recensioni e preview del mondo videoludico.